Benvenuti o bentornati alla quarta e ultima parte dell'audiolibro Le tavole di Smeraldo di Thoth l'Atlantideo. In questo viaggio finale esploreremo 3 tavole straordinarie, cariche di saggezza antica e di misteri esoterici. Se non avete ancora ascoltato le parti precedenti, vi invito a recuperarle per un'esperienza completa. In questa sezione affronteremo Tavola 13, le chiavi della vita e della morte. Un viaggio nei segreti della vita e dell'aldilà, con le rivelazioni di Thoth sul ciclo eterno dell'esistenza e sulla possibilità di trascendere la morte stessa. Tavola 14, divenendo 3 volte grande. L'insegnamento profondo sulla maestria spirituale, sul potere del sapere e sulla vera natura della divinità interiore. Un cammino verso l'illuminazione e il dominio sulla realtà. Tavola 15, il segreto dei segreti. La rivelazione suprema, dove Thoth svela i misteri più nascosti dell'universo e dell'anima umana. Qui si celano le chiavi per comprendere la creazione e il nostro posto nel cosmo. Un viaggio di conoscenza e trasformazione. Con queste ultime tavole si conclude il percorso attraverso gli insegnamenti immortali di Thoth. Un'occasione unica per assorbire la saggezza perduta degli antichi e applicarla nella nostra esistenza. Ascolta fino alla fine e scopri i segreti della vita, della morte e dell'illuminazione. Non dimenticare di recuperare le prime 3 parti per comprendere appieno i messaggi incisi nelle tavole di Smeraldo. Ora immergiamoci nelle ultime rivelazioni di Thoth l'Atlantideo. Tavola 13, le chiavi della vita e della morte. Ascolta, oh uomo, ascolta la mia saggezza. Ascolta il verbo che ti colmerà di vita. Ascolta il verbo che vincerà la tenebra. Ascolta la voce che sconfiggerà la notte. Mistero e saggezza ho portato ai miei figli, conoscenza e potere provenienti dai tempi antichi. Non sapete che sarà aperta ogni cosa quando troverete l'unione di tutto? Dovete essere uno con i maestri del mistero, conquistatori della morte e maestri della vita. Sì, dovete conoscere il fiore diamenti, il fiore della vita che risplende nelle sale. Con lo spirito dovete raggiungere le sale diamenti e riportare la saggezza che vive nella luce. Sappiate che l'accesso al potere è segreto. Sappiate che l'accesso alla vita è attraverso la morte. Sì, attraverso la morte, ma non come la conoscete. Attraverso una morte che è vita ed è fuoco ed è luce. Desideri conoscere il profondo, nascosto segreto? Guarda nel tuo cuore dove è incatenata la conoscenza. Sappi che il segreto è nascosto in te, sorgente di tutta la vita e fonte di tutta la morte. Ascolta, o uomo, mentre ti svelo il segreto dei tempi antichi. Profondo nel cuore della terra si trova il fiore, la fonte dello spirito che lega tutto nella sua forma. Perché sappi che la terra sta vivendo in un corpo, come tu sei vivo nel tuo. Il fiore della vita corrisponde in te alla sede del tuo spirito e scorre attraverso la terra come tu fluisci attraverso la tua forma, dando vita alla terra ed ai suoi figli, rinnovando lo spirito da forma a forma. Questo è lo spirito che forma il tuo corpo, modellandoti e mescolandoti nella sua forma. Sappi, o uomo, che la tua forma è duplice, e mentre esiste è equilibrata nelle polarità. Sappi che quando ti si avvicina rapidamente la morte è solamente perché il tuo equilibrio è distrutto. È solamente perché è stato perso un polo. Sappi che quando il tuo corpo è in pieno equilibrio non potrà mai essere sfiorato dalle dita della morte. Sì, perfino la sventura può toccarti solo quando non c'è equilibrio. Quando sei in equilibrio bilanciato, vivrai nel tempo e non sarai toccato dalla morte. Sappi che sei la perfezione equilibrata ed esisti a causa dell'equilibrio dei tuoi poli. Quando in te un polo si abbassa, l'equilibrio della vita ti si allontana rapidamente e dunque ti si avvicina la fredda morte, portandoti il cambiamento della vita sbilanciata. Sappi che il segreto della vita in amenti è il segreto per reintegrare l'equilibrio dei poli. Tutto quello che esiste ha forma ed è vivo grazie allo spirito della vita nei suoi poli.
Non vedi che nel cuore della terra c'è l'equilibrio di tutte le cose che esistono e sono state sulla sua superficie? La sorgente del tuo spirito parte dal cuore della terra, perché nella tua forma tu sei uno con la terra. Quando hai imparato a tenere il tuo equilibrio, allora attirerai in equilibrio la terra. Esisterai finché la terra esiste, cambiandone la forma solo quando la terra cambierà, non assaporando la morte, ma uno con il pianeta, mantenendo la tua forma finché tutto sparirà. Ascolta, oh uomo, voglio svelarti il segreto così che anche tu possa assaporare di non cambiare. Un'ora ogni giorno devi stare con la tua testa rivolta verso la direzione del polo positivo, a nord. Un'ora ogni giorno devi stare con la testa rivolta verso la direzione del polo negativo a sud. Mentre la testa è rivolta verso nord, mantieni la tua coscienza dal petto alla testa. E quando la testa è rivolta verso sud, mantieni il tuo pensiero dal petto ai piedi. Tieniti in equilibrio una volta ogni 7 giorni ed il tuo bilanciamento si conserverà al completo del suo vigore. Sì, se sei vecchio, il tuo corpo si rinnoverà e la tua forza diventerà come quella di un giovane. Questo è il segreto noto ai maestri, con il quale tenevano a distanza le dita della morte. Non trascurare di seguire il percorso che ti ho indicato, perché quando vai verso i 100 anni, trascurarlo significherà l'arrivo della morte. Ascolta le mie parole e segui il percorso. Tieniti in equilibrio e continua a vivere la vita. Ascolta, oh uomo, e segui la mia voce. Ascolta la saggezza che ti parla della morte. Quando sei alla fine della tua opera, puoi desiderare di lasciare questa vita e passare al piano dove vivono i soli del mattino, e sarai come i figli della luce. Passa senza dolore e senza dispiacere al piano, dove c'è l'eterna luce. Prima distenditi in riposo con la testa ad est. Incrocia le mani sulla sorgente della tua vita sul plesso solare. Poni la tua coscienza al centro vitale. Ruotala e dividila a nord ed a sud. Mandane una parte verso nord, poi mandane l'altra verso sud. Rilassa la presa al tuo essere. Davanti la loro forma volerà la tua scintilla d'argento, in alto ed in avanti verso il sole del mattino, ardente di luce, uno con la sua sorgente. La fiamma arderà là, finché sarà creato il desiderio. Poi ritornerà in un luogo ed in una forma. Sappiate, oh uomini, che così passano le grandi anime, passando a volontà da vita a vita. Così sempre passa l'avatar, decidendo la propria morte come la propria vita. La seguente è la chiave per mantenere la coscienza al momento della morte, così che questa memoria sia portata da un'incarnazione all'altra. Ascolta, oh uomo, impregnati della mia saggezza. Impara il segreto che è maestro del tempo. Impara come coloro che chiami maestri sono capaci di ricordare le vite del passato. Grande è il segreto, eppure facile da imparare, dandoti la maestria del tempo. Quando la morte rapida ti si avvicina, non temere, ma sappi che sei maestro della morte. Rilassa il tuo corpo, non resistere con tensioni. Poni nel tuo cuore la fiamma della tua anima, poi rapidamente spostala al centro del triangolo. Trattienila un momento, poi muovila alla meta. Questa tua meta è il punto tra le sopracciglia, il punto dove la memoria della vita deve mantenere il dominio. Mantieni la fiamma qui, nel centro della mente, finché le dita della morte afferreranno la tua anima. Poi passerai attraverso lo stato di transizione e sicuramente scorreranno anche le memorie della vita. Allora il passato sarà uno con il presente e dunque sarà conservata la memoria di tutto. Sarai libero da tutte le regressioni. Le cose del passato vivranno nell'oggi. Uomo, hai ascoltato la voce della mia saggezza. Seguila e vivrai come me attraverso le ere. Tavola 14ª supplementare, divenendo 3 volte grande. Ascolta, o uomo, la profonda saggezza segreta, persa dal mondo sin dal tempo degli abitanti, perduta e dimenticata dagli uomini di questa epoca.
Sappi che la terra è un portale custodito da poteri sconosciuti all'uomo. Eppure i signori neri nascondono l'entrata che conduce alla terra nata in cielo. Sappi che la via alla sfera di Arulu è custodita da barriere aperte solo all'uomo nato nella luce. Sulla terra sono detentore delle chiavi delle porte del sacro suolo. Ho ordinato con poteri oltre ai miei di lasciare le chiavi al mondo dell'uomo. Prima della mia dipartita, vi lascio i segreti per liberarvi dalla schiavitù dell'oscurità e gettare le catene della carne che vi hanno vincolato e per elevarvi dalla tenebra alla luce. Sappiate che la vostra anima dovrà essere purificata dalla sua oscurità, altrimenti non entrerete mai dai portali della luce. Quindi pongo i misteri tra voi, così che i segreti potranno sempre essere ritrovati. Sì, anche se l'uomo cade nella tenebra, sempre la luce splenderà come una guida. Nascosta nella tenebra, velata in simboli, sarà sempre ritrovata la via al portale. L'uomo in futuro negherà i misteri, ma sempre il ricercatore troverà la via. Ora vi comando di mantenere i miei segreti, affidandoli solo a chi avete esaminato, così che il puro non possa essere corrotto, così che il potere della verità possa prevalere. Ascolta ora la rivelazione del mistero. Ascolta i simboli del mistero che do. Fanne una religione, perché così la sua essenza rimarrà. Ci sono due regioni tra questa vita ed il grande uno, percorse dalle anime che lasciano questa terra. Duat, la casa del potere dell'illusione, e Seket Hezpet, la casa degli dei. Osiride è il simbolo del custode del portale, che respinge le anime degli uomini indegni. Al di là c'è la sfera dei poteri dei nati in cielo, Arulu, il luogo dove sono passati i grandi. Là, quando avrò portato a termine il mio incarico tra gli uomini, mi unirò ai grandi della mia antica casa. 7 sono le mansioni della casa del potente. 3 sorveglia il portale di ogni casa dall'oscurità. 15 sono le vie che conducono a Duat. 12 sono le case dei signori dell'illusione, di fronte a 4 vie, ognuna diversa dall'altra. 42 sono i grandi poteri, giudicanti i morti che cercano il portale. 4 sono i figli di Horus. 2 sono le guardie dell'est e dell'ovest di Iside, la madre che implora per i suoi figli, regina della luna, riflettente il sole. Ba è l'essenza sempre vivente. Ka è l'ombra che l'uomo conosce come vita. Ba non viene finché Ka è incarnato. Questi sono i misteri da preservare attraverso le ere. Sono le chiavi di vita e di morte. Ora ascolta il mistero dei misteri. Impara del cerchio senza principio e senza fine la forma di colui che è uno e nel tutto. Ascolta e senti, vai avanti ed utilizzalo, perché così percorrerai la mia via. Mistero nel mistero, eppure chiaro per il nato nella luce, ora ti rivelerò il segreto di tutto. Dichiarerò un segreto all'iniziato, ma fai che la porta sia ben chiusa al profano. 3 è il mistero, proveniente dal grande uno. Ascolta, e la luce scenderà su di te. Ai primordi dimoravano 3 entità. Oltre queste, non poteva esistere nessuno. Queste sono l'equilibrio, la fonte della creazione, un Dio, una verità, un punto di libertà. 3 provengono dal 3 dell'equilibrio, tutta la vita, tutto il bene, tutto il potere. 3 sono le qualità di Dio nella sua dimora di luce, infinito potere, infinita saggezza, infinito amore. 3 sono i poteri dati ai maestri: mutare il male, assistere il buono, usare il discernimento. 3 sono le cose inevitabili che Dio rappresenta: potere manifesto, saggezza ed amore. 3 sono i poteri che creano tutte le cose: il divino amore, possedendo la conoscenza perfetta, la divina saggezza, conoscendo tutti gli strumenti possibili, il divino potere, possedendo l'unione della volontà del divino amore e della divina saggezza. 3 sono i cerchi, gli stati d'esistenza. Il cerchio di luce dove dimora null'altro che Dio e che solo Dio può attraversare. Il cerchio del caos dove tutte le cose per natura sorgono dalla morte. Il cerchio della consapevolezza dove tutte le cose hanno origine dalla vita. Tutte le cose animate appartengono ai 3 stati dell'esistenza: caos o morte,
libertà nell'umanità e felicità in cielo. 3 necessità controllano tutte le cose: il principio nel grande profondo, il cerchio del caos, la pienezza in cielo. 3 sono i percorsi dell'anima: uomo, libertà, luce. 3 sono gli ostacoli: mancanza di impegno per ottenere la conoscenza, non devozione a Dio, attaccamento al male. Nell'uomo i 3 sono manifesti. 3 sono i re del potere interiore. 3 sono le stanze dei misteri trovate ma non ancora trovate nel corpo dell'uomo. Senti ora di chi si è liberato, redento dalla schiavitù della vita, alla luce. Con la conoscenza, la fonte di tutti i mondi si aprirà. Sì, perfino le porte di Arulu non saranno sbarrate. Tuttavia attenzione, o uomo, per chi tenterà di entrare in cielo. Se non sei degno, meglio sarebbe cadere nel fuoco. Sappi che i celestiali passano attraverso la pura fiamma. Ad ogni rivoluzione dei cieli combattono nelle fontane della luce. Ascolta, o uomo, questo mistero. Tanto tempo fa, prima che tu fossi nato uomo, dimorai nell'antica Atlantide. Là nel tempio bevvi della saggezza, versata come una fontana di luce dall'abitante. Ti do la chiave per ascendere alla presenza della luce nel grande mondo. Mi trovai davanti al Sacro Uno seduto sul trono nel fiore di fuoco. Era velato dalla luminosità, dell'oscurità, tanto che la mia anima fu turbata dalla gloria. Davanti ai piedi del suo trono come diamante, sgorgarono 4 fiumi di fuoco dal suo poggiapiedi e si riversarono attraverso i canali delle nuvole al mondo dell'uomo. La sala fu piena degli spiriti del cielo. Meraviglia delle meraviglie era il palazzo stellato. In alto nel cielo, come un arcobaleno di fuoco e di luce del sole, erano formati gli spiriti. Cantavano le glorie del Sacro Uno. Poi in mezzo al fuoco venne una voce: guardate la gloria della causa prima. Osservai che la luce, alta sopra tutta l'oscurità, si rifletteva nel mio stesso essere. Giunsi, come era, al Dio di tutti gli dei, lo Spirito Sole, il sovrano delle sfere sole. Ancora la voce disse: c'è uno, persino il primo, che non ha principio, non ha fine, che ha fatto tutte le cose, che governa tutto, che è buono, che è giusto, che illumina, che sostiene. Poi dal trono sgorgò un grande fulgore, circondando e sollevando la mia anima con la sua potenza. Rapidamente mi mossi attraverso gli spazi del cielo e mi fu indicato il mistero dei misteri, mi fu mostrato il segreto cuore del cosmo. Fui condotto alla terra di Arulu davanti ai signori nelle loro case. Aprirono la porta affinché potessi guardare il caos primordiale. La mia anima fu sconvolta alla vista dell'orrore ed indietreggiò da quell'oceano d'oscurità. Dunque vidi la necessità delle barriere, vidi la necessità dei signori di Arulu. Solo loro, con il loro infinito equilibrio, potevano rimanere sulla via del fluente caos. Solo loro potevano custodire la creazione di Dio. Poi passai intorno al cerchio dell'otto. Vidi tutte le anime che avevano vinto la tenebra. Vidi lo splendore della luce dove dimoravano. Desideravo prendere posto nel loro cerchio, ma desideravo anche la via che avevo scelto quando stavo nelle sale diamenti ed avevo deciso l'incarico che avrei compiuto. Passai dalle sale di Arulu giù nello spazio della terra dove giace il mio corpo. Mi alzai dalla terra dove riposavo. Fui davanti all'abitante. Feci la promessa di rinunciare al mio grande diritto finché il mio lavoro sulla terra sarebbe stato compiuto, finché l'era dell'oscurità sarebbe passata. Ascolta, o uomo, le parole che ti dirò. In esse troverai l'essenza della vita. Prima del mio ritorno nelle sale diamenti, devo insegnarti i segreti dei segreti, in modo che anche tu possa elevarti alla luce. Preservali e custodiscili, nascondili in simboli, così che il profano rida e rinunci. In ogni paese organizza i misteri. Al ricercatore rendi la via difficile da percorrere.
Così il debole ed il titubante saranno respinti. Così i segreti saranno nascosti e custoditi, preservati fino al momento in cui sarà girata la ruota. Nei secoli bui, aspettando ed osservando, il mio spirito rimarrà nella profonda terra nascosta. Quando qualcuno ha superato tutte le prove fisiche, mi chiami con la chiave che conserva. Allora io, l'iniziatore, risponderò, verrò dalle sale degli dei in amenti. Allora riceverò l'iniziato e gli darò le parole del potere. Ascolta, ricorda queste parole di avvertimento. Non condurmi il carente di saggezza, l'impuro di cuore o il debole nel suo proposito. Altrimenti ti toglierò il potere di richiamarmi dal luogo del mio sonno. Vai avanti e vinci l'elemento della tenebra. Esalta nella tua natura la tua essenza di luce. Ora procedi e chiama i tuoi fratelli così che io possa impartire loro la mia saggezza, illuminando il loro cammino quando non ci sarà più la mia presenza. Vieni nella stanza sotto il mio tempio. Non mangiare cibo finché 3 giorni non siano passati. Là ti darò l'essenza della saggezza così che con il potere potrai risplendere tra gli uomini. Là ti darò i segreti così che anche tu potrai levarti ai cieli. Tu sei uomo Dio in verità come in essenza. Ora parti e lasciami, mentre chiamo quelli di cui sai, ma che ancora non conosci. Tavola 15. Il segreto dei segreti. Ora vi riunisco, figli miei, che aspettate di ascoltare il segreto dei segreti che vi darà il potere di svelare l'uomo Dio e vi darà la via alla vita eterna. Parlerò chiaramente di misteri svelati. Non vi farò discorsi oscuri. Ascoltate adesso, figli miei. Ascoltate ed obbedite alle parole che dirò. Prima parlerò dei ceppi dell'oscurità che vi legano in catene alla sfera della terra. Tenebra e luce sono entrambi di una natura, diverse solo in apparenza, perché ognuna sorge dalla fonte di tutto. La tenebra è disordine. La luce è ordine. La tenebra trasformata è luce della luce. Questa, figli miei, è la vostra meta in essere, la trasformazione della tenebra in luce. Ora ascoltate il mistero della natura, le relazioni della vita alla terra dove dimora. Sappi che per natura sei triplice, fisico, astrale e mentale in uno. 3 sono le qualità di ogni natura, 9 in tutto come sopra così sotto. Nel fisico i canali sono questi: il sangue che si muove in moto vorticoso, reagendo sul cuore per continuare il suo battito, il magnetismo che si muove attraverso il percorso nervoso, portatore di energia a tutte le cellule ed ai tessuti, la cascia che scorre attraverso i canali, sottile ma fisica, perfezionandoli, ognuno dei 3 sintonizzato con gli altri, ognuno inerente alla vita del corpo, formano l'intelaiatura scheletrica, attraverso cui fluisce il sottile etere. Il segreto della vita, nel corpo, si trova nella loro maestria. Lasciati solo per volere dell'adepto, quando il suo proposito di vivere è compiuto. 3 sono le nature in astrale, intermediario tra sopra e sotto, non del fisico, non dello spirituale, ma in grado di muoversi tra sopra e sotto. 3 sono le nature della mente portatrice della volontà del grande uno, arbitro di causa ed effetto nella tua vita. Così è formato l'essere triplice, diretto da sopra per il potere del 4. Sopra e di là dalla triplice natura dell'uomo c'è il regno del sé spirituale 4 e in qualità splendente in ognuno dei piani d'esistenza, ma 13 in uno, il numero mistico. Basati sulle qualità dell'uomo sono i fratelli. Ognuno deve dirigere lo spiegarsi dell'essere. Ognuno deve essere canale del grande uno. Sulla terra l'uomo si trova in schiavitù, legato dallo spazio e dal tempo al piano della terra. Cingente ogni pianeta c'è un'onda di vibrazione che lo vincola al suo piano di evoluzione. Eppure nell'uomo c'è la chiave per liberarsi, nell'uomo si può trovare la libertà. Quando avete liberato il sé dal corpo, vi alleggerirete dei legami esterni al vostro piano terra.
Pronunziate la parola Dor Elillah. Poi, per un periodo la vostra luce sarà sollevata, libera potrà oltrepassare le barriere dello spazio. Per un tempo della metà del sole, 6 ore, potete passare liberi le barriere del piano terra, vedere e conoscere coloro che sono di là da voi. Sì, potrete passare nei mondi più alti e vedere le vostre possibili altezze di compimento, conoscere tutti gli avvenimenti terreni dell'anima. Sei legato al tuo corpo, ma con il potere puoi essere libero. Questo è il segreto per cui la schiavitù deve essere sostituita dalla libertà. Lascia che la tua mente sia calma. Fai riposare il corpo, conscio solo della libertà dalla carne. Concentrati sulla meta del tuo desiderio. Pensa di continuo ad essere libero. Pensa a questa parola, la Ummi El Gan. Ripetutamente lasciala risuonare nella tua mente. Lasciati trasportare dal suono al luogo del tuo desiderio. Libero dalla schiavitù della carne per tua volontà. Ascolta mentre ti do il più grande dei segreti, come entrare nelle sale diamenti, come entrare nel luogo degli immortali come feci io, davanti ai signori nei loro posti. Mettiti supino con il corpo rilassato. Calma la tua mente in modo che il pensiero non ti disturbi. Devi essere puro nella mente e nel proposito, altrimenti arriverai solo al fallimento. Visualizza menti, come l'ho descritta nelle mie tavole. Desidera con tutto il cuore di essere là. Con l'occhio della mente sii davanti ai signori. Pronuncia mentalmente le parole di potere che ti do. Mekut, El Shab, El, Heil Sur Ben, El Zabrut, Zinefrim Quarel. Rilassa la mente ed il corpo. Poi sii certo che sarai chiamato. Ora ti do la chiave per Shambhala, il luogo dove i miei fratelli vivono nella tenebra, ma colma di luce del sole. Tenebra della terra, ma luce dello spirito, guida per te, quando il mio giorno sarà finito. Rilassa il tuo corpo come ti ho insegnato. Oltrepassa le barriere del profondo, nascosto posto. Rimani davanti alle entrate ed ai loro guardiani. Ordina loro di lasciarti entrare con queste parole. Io sono la luce. In me non c'è oscurità. Sono libero dalla schiavitù della notte. Aprite la via dei 12 e dell'1, così che io possa passare nei regni della saggezza. Se rifiutano, come certamente faranno, ordina loro di aprire con queste parole di potere. Io sono la luce. Per me non esistono barriere. Aprite, ve l'ordino, per il segreto dei segreti. Edom Elohim Sabber Zur Adom. Quindi, se le tue parole sono state la verità più alta, per te sarà aperto e le barriere cadranno. Ora vi lascio, figli miei. Giù, e pure su, andrò alle sale. Conquistate la via che vi porta a me, figli miei. Diventerete veramente i miei fratelli. Così termino le mie scritture. Lasciate che siano chiavi per chi verrà dopo. Ma solamente per chi cerca la mia saggezza, perché solo per questi sono le chiavi.